Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Abbiamo la carta della temperanza, amici dei gemelli. Può essere un momento di riequilibrio. Di solito la temperanza è una carta che parla di guarigione, quindi è come se si riuscisse ad uscire da un momento difficile, da un momento, diciamo così, di convalescenza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per quest'autunno. Allora, abbiamo la carta della giustizia, un re di coppe, un 10 di coppe, abbiamo un re di bastoni, 4 di spade e fante di coppe. Mm. Dunque ragazzi, partiamo da questa giustizia, che è una carta di riequilibrio, è una carta di contratti, è una carta di regole. Eccole qua le regole, la regina di spade. 4 di spade, 5 di spade e 9 di coppe. Dunque il 4 di spade mi risuona con la carta della temperanza effettivamente, perché sono due carte che ci parlano di guarigione e qui è come se ci dovesse essere o ci fosse stata, per qualcuno magari è già successo, una certa situazione da riportare in equilibrio. Tenete presente che la regina di spade è quella regina che taglia quello che non serve più e la giustizia anche nelle immagini originali, nelle carte originali, ha la spada e la spada serve proprio per tagliare quello che c'è di troppo nei piatti della bilancia, proprio per riportare l'equilibrio. Quindi secondo me c'è come la voglia di terminare con certe questioni, con certe discussioni, c'è voglia di star bene e quindi è come se si mettessero delle regole. Andiamo a vedere il re di coppe, abbiamo un 7 di spade, un 6 di pentacoli e la carta della torre. Hmm. Datemi una carta per il 7. Qui io ho la sensazione, ragazzi, che questa giustizia che voi andrete a manifestare, che andrete ad eseguire, sarà come una giustizia apparente o come questa sensazione, perché poi abbiamo anche la torre. Andiamo a vedere anche il 10 di coppe. Qui ho l'idea che vi porterete a casa una delusione, ve lo dico, perché c'è questa torre, c'è questa caduta dei giochi e c'è un 7 di spade che è una carta che parla di avidità, che parla di bugie, il tutto per spiegare un re di coppe che è il contrario, che è un po' così preso, un po' troppo dalle emozioni, è un po' troppo... Cioè io ho come la sensazione che potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. Ok, io qui ho l'idea che con questo 7 di spade qualche cosa vi sarà nascosto. Andiamo a vedere il 10 di coppe.
2 di bastoni e 10 di pentacoli. Sì, l'idea è come se ci fosse stato qualche tipo di discussione, di opinioni diverse che qui teoricamente sembrerebbero appianate, dà la possibilità, tutto questo appianamento, di guardare al futuro, però siccome anche qui abbiamo un 4 di spade, io credo che sia, come dire, una vittoria temporanea. Perché comunque, datemi due carte per la torre. Imperatore. È un po' come se cadessero le certezze, è un po' come se cadessero le regole, le sicurezze. Tutto quello che, come vi dicevo prima, qui con la regina di spade potrebbe apparire con questa giustizia, il dare una regola, il dare un ordine, il dare un equilibrio, o come l'idea che sia una cosa di poco tempo, perché con questa torre e con questo imperatore potrebbero effettivamente cadere ehm, certe sicurezze, certe... qualche cosa che voi pensate sia certo, sia sicuro, con la carta della torre potrebbe cadere. Ora, potrebbero essere le idee, potrebbe essere il fatto di, vi faccio un esempio, facciamo questo contratto con la carta della giustizia e quella cosa lì spetta a me, quella cosa là spetta a te e invece poi non è così. Vi renderete conto che l'altra persona, anche se il tema A è di vostra competenza, metterà il naso in questo tema A, vi dirà come fare. Cioè io ho come l'idea che qualcuno durante il mese cioè durante la stagione autunnale ehm, potrebbe credere di andare verso questi nuovi inizi, difatti qui c'è anche la visione al futuro, però non è esattamente come voi lo pensate, non è esattamente come voi lo state pianificando. Andiamo a vedere il re di bastoni. 5 di coppe, 2 di spade e di nuovo il re di bastoni che sono entrambe girate a testa in giù. Ragazzi, purtroppo credo che sì, non sarà tutt'oro quello che luccica. Avete anche un 2 di spade, potrebbero effettivamente venirvi dei dubbi sulla motivazione sia dell'altra persona ma anche sulla vostra. Nel senso, con tutto quello che ci state mettendo per rimettere le cose a posto, scoprire poi che, insomma, questa persona non aveva le intenzioni di cui avevate parlato, oppure rompe delle promesse, rompe dei patti, rompe degli accordi, perché comunque la torre ce l'avete, qualche cambio brusco potrebbe arrivare. Vi dico che è spiegata da un 4, da un imperatore che è un numero 4, può anche fare riferimento ad una casa, ad un immobile, ad uno stabile. E vi dico, potrebbe causare questo 5 di coppe, questa sorta di pentimento, di senso di colpa. Andiamo a vedere il 4 di spade. 6 di bastoni e regina di coppe. Andiamo a vedere anche il fante di coppe. Abbiamo un fante di denari e un 7 di bastoni. Oh ragazzi, vi sento tanto, come vi posso dire senza offendervi, senza essere... vi sento ingenui, vi sento un po' nel mondo delle favole, sinceramente, nel senso che crederete a quello che vi dicono, però poi qua vi renderete conto ehm, che ci vuole come qualche cosa in più rispetto a questi accordi. Devo dire che tenderete a mettere sul piedistallo o un'ideologia o potrebbe essere la famiglia, l'idea di famiglia, di creare una famiglia. Sapete quelle idee che sono tipo, ah, quando avrò famiglia sarò felice. Ok, quella è un'ideologia, non siete sicuri che quando avrete famiglia sarete felici, magari sarete peggio. E quindi si collega come questa
appunto idea di felicità al raggiungimento dell'obiettivo familiare, ma non è così, questa è ingenuità. E vi dico anche che tenderete, non so se solo nel mese, solo nella stagione autunnale, o se è proprio una vostra caratteristica, però ho la sensazione che metterete su un piedistallo qualcuno o qualcosa. Cioè lo vedrete talmente intoccabile, che secondo me un po' vi farete andare bene le cose. Diciamo che c'è anche un 6 di bastoni qua, quindi 6 di bastoni è una carta che porta a galla. Sento che qualcuno potrebbe effettivamente ufficializzare questa voglia di avere famiglia, potrebbe portare, cioè dirlo, no? Ufficializzare nel senso di dire voglio una famiglia, vorrei costruire qualcosa. Però ecco, come l'idea che un colpo lo porterete a casa, ma nonostante questo, nonostante l'arrivo di questa torre, continuerete con la vostra ideologia, che non dico sia sbagliato o giusto, cioè non siamo qui per giudicare, però ho come la sensazione che farete un po' fatica ehm, a elaborare questa nuova realtà. Io ho come la sensazione che qualcuno non voglia ammetterlo. Qui avete un 2 di spade, è la carta della cecità. È come se qualcuno cercasse di rimettere in equilibrio un qualche cosa che ormai un equilibrio non ce l'ha più. Non riuscite ad ammetterlo voi stessi, continuate a idolatrare la situazione, l'idea, la persona, però tutto questo vi porterà, diciamo, a rimanere un po' senza forze, perché è come se foste lì per dare, 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 dare all'altro, però non venite nutriti allo stesso modo. Nonostante le regole che potreste mettere a inizio periodo, sento che alla fine potreste un po' arrendervi. Dire ok, le cose sono così, se voglio questa cosa, se voglio questa persona, me la tengo così com'è. Mm. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Allora, parliamo di amore e secondo me è proprio qui che vi prenderete la batosta e credo che vi renderete conto che una persona non è così come si era dipinta, non è così come l'avete pensata. Se è una relazione nuova e per caso questa giustizia vuol dire che metterete come dei paletti, delle regole prima di iniziare a frequentare questa persona, potrebbero dirvi sì, ok, va bene le tue regole, però poi non rispettarle cammin facendo. Mm, e anche questo potrebbe essere un qualche cosa che vi fa male, perché non rispettare le vostre regole vuol dire non rispettare voi stessi. Una persona che non vi rispetta, insomma, sarà difficile trovare dei punti di incontro con questa persona, fidarsi delle promesse che fa, perché normalmente sono persone che sì, sì, vi dicono di sì per farvi stare zitti e poi se ne fregano. Ehm, per quello che riguarda il lavoro, allora, devo dire che potrebbe esserci qualche difficoltà in questo periodo, niente di insormontabile, però come una difficoltà di gestire le cose ehm, che vi capitano durante la giornata. Ho come la sensazione che potrebbero esserci troppi impegni, troppe cose che potrebbero distrarre ed effettivamente potreste perdere di vista, diciamo, certe priorità. Quindi il consiglio è di farvi una sorta di scaletta di quello che dovete fare prima per non perdervi nelle mille cose che dovrete da fare, perché è proprio solo una difficoltà di gestione, però non vedo che vada male o cose di questo genere, no? Anzi, devo dire che secondo me le cose si muovono da un punto di vista lavorativo, soprattutto se siete senza lavoro perché si inizia con questa giustizia. Quindi può essere che non sia il lavoro della vostra vita, che non sia il lavoro dei vostri sogni, però è qualcosa che inizia a smuovere denaro. E se parliamo appunto di denaro,
Potreste ricevere come dei doni, dei riconoscimenti, potrebbe anche essere del denaro per qualcuno, però è una tantum, non è l'aumento di stipendio che arriva tutti i mesi, è più come se fosse un premio. Sapete, mi fanno vedere quelle targhette che si mettono sulla scrivania che danno un certo tono al ruolo che state vivendo. Sento un po' più quello, ecco. E per quello che riguarda la famiglia, devo dire che tutto sommato bene, potrebbero esserci delle divergenze di opinioni, ma perché siete tanto presi dal lavoro, perché avete come la testa un po' incasinata, però a parte questo niente di rilevante. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 31. Ok. Allora, questa carta vi parla di pulizia, che è un po' anche l'energia della temperanza. La temperanza è l'energia della guarigione. E quando si guarisce ci si pulisce dal dolore, dalle tossine, insomma, la guarigione è anche a livello eterico, da parassiti, da insomma larve energetiche. E difatti qua vi parla di una forma naturale, cioè di essere le più naturali possibili, senza costruzioni mentali. Parla di pulizia e parla anche di una pozione incantata e fa riferimento anche alle rose rosse. Cioè, io ho come la sensazione che avete bisogno come di fare una sorta di pulizia, soprattutto dei reni, non so perché, bevete tanto, cercate di farvi come degli infusi, delle tisane proprio purificative. E il tema delle rose ha a che vedere con la pulizia perché l'aroma di rosa è quello che le entità negative sopportano meno. Quindi riempitevi di incensi alla rosa, ehm, diciamo così, per scacciare queste entità negative. La carta è la numero 31, magari qualcuno serve anche il numero. E poi abbiamo la carta numero 5 che parla degli gnomi e di come voi avete una visione piccola del mondo, parlo di una piccola visione. E qui ritorno un po' al fatto che state idolatrando troppo l'altra persona senza dare il giusto peso, il giusto equilibrio anche a voi, cioè non è solo l'altro o l'altra che è così fantastica, che c'ha ragione, che ha poco te, cioè anche voi avete i vostri diritti, quindi rimettete in equilibrio i piatti della bilancia. Parla anche di amicizia e di lavoro duro, questa carta, quindi è come se ci fosse bisogno di un lavoro costante per rimettere questo equilibrio. Cioè non è una cosa che si raggiunge dall'oggi al domani, ma è un equilibrio che va costruito nel tempo. Ok, andiamo a vedere un koan per concludere la lettura. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai sia buio. Esattamente, quindi pulizia energetica, visione più in grande e questo riequilibrio sul datevi il giusto valore. Non è che valete meno dell'altro, non esiste, ecco, questa è una questione di ego che dovete interrompere, non c'è meglio o peggio, non c'è giusto o sbagliato, ma c'è diverso. Io sono diversa da un'altra persona, so fare meglio una cosa, ma magari so fare peggio un'altra cosa. Quindi non... C'è una carta nel mazzo di Osho che si chiama il confronto, che è un 5 di spade, mi sembra. E mi viene rappresentata come un tronco, vediamo se ve lo trovo, un tronco da un lato e una canna di bambù dall'altro lato. Ed è proprio, eccolo qua, ed è proprio per ricordarvi che è inutile fare confronti, anche se due esseri sono vegetali, che fanno parte comunque della specie vegetale, sono due cose completamente diverse, con usi completamente diversi, odori diversi, consistenze, colori, utilizzi, spessore, insomma, sono sì due vegetali,
però sono completamente diversi tra di loro, sia per il loro aspetto fisico, il loro aspetto diciamo visivo, sia per quello che riguarda i loro utilizzi, e quindi praticamente come se vi dicessero è inutile fare confronti, non serve, perché sono due cose destinate completamente a cose diverse. Ragazzi, fatemi sapere se la lettura vi ha ispirato, se vi ha dato degli spunti di riflessione, scrivetemelo nei commenti che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però se per caso volete fare il lavoro per conto vostro potete anche solo abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, divise per settore, quindi l'amore, il lavoro, i soldi, vi dicendo, e in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina, così avete un'idea completa di tutto quello che sono i mondi sottili, di tutto quello che è la metafisica e il come manipolare l'energia. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi potete entrare nelle playlist lì là e dare un'occhiata così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!